Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi sono fatto l'izzulone, eccola qua, l'izzula 3. In realtà era un vecchio, si può definirlo, un ESI 3 che ho utilizzato per i miei primi esperimenti. Ogni tanto ve ne parlo e man mano che vengono fuori i pezzi ve li faccio vedere. E andiamo a vedere cosa ho combinato per trasformarlo in un'isola 3. Eccolo qua il nostro ESI 3, quello, almeno quello che era rimasto dell'ESI 3 e della manicatura. Dopo averlo, vedete, avevo fatto anche degli esperimenti per la passivazione, dopo averlo rovinato a martellate e vedere la consistenza del 1095 così temperato. Bene, ma adesso come possiamo fare a fare il manico? E allora cerchiamo del legno da riciclare, che sia già stagionato e quindi resistente. Ci provo un po' con la sega da bosco, ma faccio fatica. In effetti voi sapete che io non ho attrezzature per fare coltelli o manici coltelli, quindi faccio con quello che mi capita. Vediamo se riesco a fare qualcosa di serio. E ci provo e ci riprovo. Alla fine ecco qua che con il seghetto, portate pazienza, ma non avevo dove appoggiare per fare la ripresa, con il seghetto del nostro multitool della Victorinox sono riuscito a fare a tagliare finalmente il nostro pezzetto di legno per fare le guancette. E quindi una volta divise in due, eccole qua pronte per essere utilizzate. Dopo ovviamente vanno incollate, vanno limate e tutto quello che va dietro. Adesso però faccio un lavoro, come potete vedere, completamente inutile, che non è quello che state vedendo in questo momento, ma quello che farò fra un po'. Intanto adesso devo levare le guancette in micarta originali apposta per poter poi incollare eventualmente le due guancette in legno e poi finirle. Allora, tenendo il coltello nel fodero, inizio a lascare le viti. Si fa un po' fatica perché li ho tirate parecchio, essendo che la dimensione delle guancette non era quella giusta, le avevo ranfazzonate su un po' in qualche maniera dopo aver dato una limata alla rimanenza del codolo e quindi faccio un po' fatica, però poi alla fine insomma si riesce benissimo a togliere le nostre viti di ritenzione delle guancette in micarta, magari guancette in micarta che magari utilizzerò per un Isula o un Isula 2 per fare le guancette come quelle originali, giustamente, adesso non lo so, vedremo il da farsi, ma intanto tiriamole via di qua e vediamo cosa possiamo fare per fare un manico semidecente manualmente a questo coltello, a questo residuo di coltello, poi diciamoci la verità. Ecco, sì, direi che con le misure ci siamo abbastanza. Do un'occhiata, una controllata se ci possiamo stare, sposta di qua, sposta di là e vedi che la cosa funziona. Bene, adesso passiamo al lavoro inutile. Perché il lavoro inutile? Perché faccio tutto questo lavorone, guardate qua, ho preso una barretta filettata per poter fare i due perni di fissaggio del manico, delle guancette di manico, e mi metto a fare tutto questo lavoro di taglio. Capirete poi perché è un lavoro inutile alla fine, ma in quel momento ci credo e quindi procedo a tagliare con la sega per acciaio e quindi vai e sega, attenzione alle dita perché mi sa che una me la faccio fuori, bravissimo, ed ecco che mi sono ascoltato e ho spostato le dita e quindi tagliamo i nostri pezzi con la sega d'acciaio. Bene, abbiamo fatto i nostri due pernetti, adesso segniamo dove dobbiamo forare le guancette
per poter inserire i pernetti. Nel frattempo, guardate, mi cade anche il cellulare che avevo posizionato su un cavalletto, ma purtroppo ero in una posizione abbastanza scomoda. Devo essere sincero, sapete quei lavori che nascono così all'improvviso e poi dici ma dai, provo a fare anche la ripresa visto che sono qua, quindi non era niente di premeditato. Quando inizia un po' il soletto, no? Si vuole fare qualche lavoretto, poi ci si stanca, ci si stufa a metà giornata, uno dice quando mai mi sono messo dietro a fare questo lavoro. Però era un lavoro che volevo fare da tempo e ne ho approfittato di una giornata di tranquillità, di una giornata di festa ovviamente, quando qua sul lago c'è moltissima gente, quindi si preferisce stare in giardino che andare fuori. Ecco qua, questo è il nostro izzulone, come l'ho soprannominato, no? E quindi adesso con un bello scovolo a mano cominciamo a forare il legno. Altro lavoro inutile oltre a quello di tagliare i pernetti. E voi direte, ma perché un lavoro inutile? Adesso fra qualche secondo vedrete perché il lavoro inutile, ma il bello è che mi sono impegnato parecchio a fare i fori, a limarli e ci ho impiegato del tempo. Non contento, voglio anche allargare bene i fori e quindi sempre con la multitool della Victorinox comincio ad alesare i fori in maniera che ci sia quel leggero gioco che le due barrette filettate possano entrare e uscire con più facilità dai fori per poterle meglio adattare, meglio sistemare. E guardate che impegno che ci impiego e ci metto per fare una cosa che sarà completamente inutile. E sono anche molto contento, guarda qua, stanno proprio dentro, perfetto, guarda che bel lavoro, guarda poi, non ci sono più i perni. Come mai non ci sono più i perni? Perché alla fine mi è venuto in mente che una volta che la colla avesse indurito avrei dovuto, intanto dopo la carta vetrata sul codolo per dare una bella irrigidita, una bella sgrassata. Una volta che la colla avesse indurito, la colla epossidica, avrei dovuto tagliare a filo e non avendo attrezzatura in questo momento ho anche bruciato il piccolo Dremel che avevo, quindi devo acquistarne un altro, e come avrei potuto fare sarebbe diventato un lavoro immane. Quindi ho pensato di non mettere più i perni, semplicemente incollare le due guancette. Ovvio, il problema era tenerle in posizione corretta, perché come sapete poi iniziano a scivolare di qua e di là. Devo essere sincero, guardate qua, mi sono tagliato con la carta vetrata, non con il coltello, guardate che bel tagliotto, ma con la carta vetrata. Non potete dire che non ci metta il sangue per fare i video per voi. Ed ecco qua il dito aggiustato e incerottato e la Holly che viene a controllare se sto bene. Bene, allora continuiamo, puliamo bene, guardate, vedete, sgrasso bene, un po' di sgrassante, messo su un po' di carta a casa e adesso possiamo iniziare a preparare la colla. Ecco qua le nostre guancette, la nostra lama, tutto posizionato, pronto per essere incollato. Oggi uso questa saldatutto della Pattex, così che vediamo com'è, una colla epossidica bicomponente, come potete vedere, e voilà, subito penso di metterne un po'. Poi invece ho deciso di usarla quasi tutta e ho fatto bene, che così almeno ho riempito un po' di discrepanze che potevano venire fuori tra il legno e il metallo. Ma sì, che crepi l'avarizia, via, mettiamola. E con quello che costano di solito si cerca di risparmiare un po', ma tutto sommato stiamo creando quasi un coltello che sennò sarebbe inutilizzato e non sono certamente quei 10 o 12 euro. E quindi via, guardate, Ale che vada così come viene, ancora colla. Bene, una volta versata la colla nel piattino di plastica, nella confezione c'è anche il suo cucchiaino di plastica per mescolare, ma io utilizzo questa spatolina, utilizzo il sedere di questa spatolina che poi, essendo in metallo, la pulisco in un attimo.
e via si mescola, mescolare molto bene in maniera che le due componenti si amalgamino bene, così da fare la reazione di indurimento. Eccolo qua, guardate, quasi pronto. Mescola, bene, siamo pronti. Vi sto facendo vedere tutto, guardate, non c'è nessun taglio, non c'è nessuna cosa, tutto veramente quello. La cosa terribile è proprio vedere quello che succede così in real time. Lo sto rivedendo anch'io per la prima volta. Ecco, spalmo bene un po' di colla sulla guancetta in legno. Devo essere sincero, forse manca un passaggino. Quando mi sono tagliato il dito, poi avevo dato un colpettino anche di carta vetrata anche lì sul legno per indurirlo un pochino di più. Comunque spalmo la colla sia sul codolo in acciaio ovviamente del coltello e sia sulle due guancette in legno. Dopodiché diventa un'operazione senza i pernetti abbastanza ardua. Penso di aver fatto di tutto di più per cercare di mettere in linea le due guancette con il codolo, perché altrimenti sarebbe rimasto o del metallo esposto o del legno. Eccolo qua, guardate. All'inizio sembra tutto facile, bene, metto la prima, guarda che bello. Ecco, i fori in questo caso hanno però aiutato perché si sono riempiti di colla e hanno fatto come un po' di, possiamo chiamarlo, di grip, come un po' di resistenza e di grip, e quindi mi hanno permesso, poi guardate che inizia a scivolare tutto. Adesso dobbiamo fissare. Come facciamo a fissare? Questo è stato un gran problema, perché come la prendi in mano o si sposta il coltello e la Holly viene a controllare i lavori. Brava Holly, è la mia supervisore. È lì che guarda, che penserà cosa sta facendo Ermanno. In realtà lei chissà, pensa che io sto preparando qualcosa da mangiare, probabilmente ha sempre appetito. Quindi ce la farò a mettere la staffa in questa maniera? Molto difficile. Ecco, nel frattempo si è già spostato il codolo, si è spostato il legno un'altra volta, ne sto combinando una peggio di Bertoldo, come si dice dalle mie parti, ma alla fine in qualche misura ce la fo. Finalmente sono riuscito a bloccare le due guancette sul codolo. Appoggiamo sul piatto di carta in maniera che se della colla sicuramente trasborderà, calerà, e quindi bisognerà poi che non cala sul pavimento o in altre parti, e quindi si raccoglie nel piattino. Bene, passata un'ora e mezza io comincio a utilizzarla, non aspetto mai il giorno dopo, e fino adesso non è mai successo niente. Quando la colla inizia a essere dura tiro via tutto e mi preparo per cominciare a dare di lima e di raspa. Vedete che c'è anche un po' di eccesso di colla, però questo così tapperà tutte le imperfezioni, i buchi del legno, che non era ovviamente legno di prima qualità, come avete potuto ben vedere. Bene, fissiamo ora. Avete visto, ho coperto la lama con della carta e del nastro isolante e iniziamo a dar giù di raspa. Quindi adesso non vi annoio facendovi vedere tutti i colpi di raspa, le cose che ho fatto, veramente i numeri da pazzo, ma accontentatevi del fatto che comincio a fare di raspa, e poi piano piano il tutto prende forma. Fissiamo un pochino meglio quella staffa e via. Questo anche sempre dimostrazione che con un po' di creatività e volontà si riesce a fare quello. Ovviamente non è un lavoro da mastro artigiano, ve lo potete immaginare, ma qualcosa si riesce a portare a casa. Ed ecco qua, guardate, la prima sgrossata, abbiamo già ottenuto qualcosa di valido. Bene, ecco qua che si comincia a intravedere un po' come potrebbe venire il manico. Adesso secondo me bisogna cominciare a darci dentro con la carta vetrata,
magari mi taglio anche un altro dito, speriamo di no. E comunque, eccolo qua, guardate, si impugna bene in tutte le posizioni. Sto verificando che vada bene per la mia mano e quindi procediamo ora con la carta vetrata. E avanti. È un bel lavoraccio comunque, ve lo posso garantire, ci vuole tempo e pazienza, ma sicuramente qualcuno di voi che mi segue si è già applicato a fare queste cose e qualcun altro invece è un artigiano, e gli artigiani veramente, per quello che anche i coltelli artigianali costano, perché va via un sacco di tempo. E pensate che io non ho fatto niente se non le 2 guancette in legno. Ovviamente se avessi avuto l'attrezzatura probabilmente in un'ora di lavoro avrei fatto tutto salvo l'incollatura. Invece, non avendo attrezzatura, facendo tutto a mano, ci ho impiegato praticamente una giornata, un po' la mattina, un po' il pomeriggio, una volta indurita la colla. Nel frattempo vedete che faccio le mie prove di impugnatura e adesso prendiamo la carta vetrata più fine, la 500, per iniziare a rifinire il tutto. E voilà, sto controllando che sia la carta giusta, perché ce n'è un po', vedete c'è un po' di 320, un po' di 500, c'è anche l'800, però intanto andiamo di 500, ne strappiamo un bel pezzo, attenzione al lavoro, eccoci qua, e cominciamo. Prima cosa però, sapete cosa faccio? Do un colpetto al filo, tanto per farvi vedere che volendo con la carta vetrata fina si riesce, questo 10,95 si affila con niente, guardate un po', veramente ci vuole veramente poco. Ecco, e adesso vai sul manico, forza e coraggio che ce la facciamo. Ovviamente non vi tedierò facendovi vedere tutta la parte della scarta vetrata e passiamo velocemente verso la fine. E voilà, il gioco è fatto. Insomma dai, il manico mi piace, è venuto bene, si potrebbe ovviamente rifinire ancora un pochino meglio, ma io penso di fermarmi qua. Questo sarà un coltellino da lavoro che utilizzerò per fare un po' tante cose, come già faccio con il residuato dell'M4, e quindi non mi interessa che sia sopraffino, ma che sia resistente, robusto e funzionale. Questo è quello che mi interessa. Adesso proviamo la resistenza della manicatura. Facciamo un po' di prove per vedere se la lama e la manicatura resistono. Tengo a precisare che qua è passata mezza giornata per la colla, che di solito bisogna attendere le 24 ore, ma io come vedete me ne frego e me ne strafrego e vado avanti con i miei test, con le mie prove, tanto è l'entusiasmo di essere riuscito con 4 attrezzature di base, anzi quasi nulla, a fargli una manicatura finalmente degna per poterlo utilizzare. Guardate con la carta vetrata come si è già affilato senza fare dell'altro. Veramente il 10,95 di queste lame è stupendo, si affila con niente e ovviamente tiene anche discretamente bene il filo. Bene, vediamo adesso se ci sta anche nel manico, in teoria dovrebbe starci, e voilà, perfetto, guardate, non cade neanche. Ho fatto un grande lavoro. Ovviamente adesso un po' il fodero risulta grande per il coltello come è ridotto, ma ecco, ed eccolo qua il nostro coltellino pronto. Ho dato la mia solita cera sul manico, vi ho risparmiato questo passaggio perché ovviamente sennò già il video è lungo e abbastanza noioso, ma il nostro Izzulone 3, possiamo rifinirlo, o Izzulone, è pronto. Adesso diamo una passata sulla pietra, una passata veloce sulla pietra e vediamo di vedere, vedete sulla faccia più fina, questa è una pietra ferramenta da 8 euro. Vediamo proprio una passata grezza così e vediamo un attimino come lavora poi questo coltello, ci leviamo un po' questa soddisfazione. Non servono tantissimi colpi perché si affila, ripeto, molto bene, molto facilmente e molto velocemente.
ancora qualche passata giusto per essere sicuri e poi facciamo il nostro solito test. Prima proviamo con la carta e poi proviamo con il legno. Ed ecco qua, adesso vado a prendere un po' di carta e ci impiegherò qualche secondo perché non la trovavo e arrivo subito. Perfetto, e adesso proviamo a vedere se taglia. Devo dire che taglia benissimo, guardate un po' che lavoro, avendola passata così solo sulla pietra da ferramenta. Pensate poi facendo una filatura più fine, stroppando e tutto il resto, diventa un vero e proprio rasoio. Proviamo anche nell'altro senso e voilà, guardate come taglia veramente tutti i pezzettini. Tagliare taglia bene. Ed ecco l'opera finita. Adesso poi magari valuterò di ridimensionare anche, tirò via qua e ridimensiono anche il fodero, che così, eccolo qua, ecco qua l'Isola, un mega izzulone. Vediamo se riesco a farveli vedere. Eccoli qua, una specie di mega izzulone. Questo è un pezzo di Lion Steel, anche questo massacrato di legnate, e quindi questa è la lama che è rimasta col pezzo di codolo. Ovviamente ha un manico fatto anche qua con della micarta, un po' tutta. E sto provando, avete presente quelle strisce da mettere sulle racchette da tennis? E l'ho ricoperto con quelle e sto provandone sia l'efficacia antisdrucciolo sia la morbidezza e la comodità nell'utilizzo. Ho messo questo colore viola che così ho tenuto quello nero, i colori un po' più bellini per magari qualche cosa. Ecco qua, quindi anche questo esperimento mi sembra andato a buon fine. Adesso andiamo a provarlo un attimino sulla legna. Devo dire che ho ottenuto una buona manicatura, è vero che è fatta su misura, adesso l'ho un po' passivato, vedete, con l'aceto, ma devo farlo con la Coca-Cola perché dove ho lucidato che era andata la cera, la colla non si è passivato bene, va ben che poi si inscurisce col tempo e questo sarà sicuramente un coltellino da lavoro, per cui non è che mi interessi più di tanto, ma era per dire veramente lavora veramente bene.
Andiamo nell'intaglio. Direi perfettamente bene. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e anche l'izzulone vi sia piaciuto. Scrivetemi qua nei commenti cosa ne pensate. È un video estemporaneo, nato così. Mi è venuto voglia di fare questa cosa, di fare questa manicatura che era tempo che aspettavo di farla, e se anche un po' grezza devo dire che funziona molto bene e questo sarà sicuramente un buon coltello da lavoro. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, mi raccomando che non lo fate mai, birichini, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Armando, ciao!